Oggi ci troviamo a Colle Mancio in provincia di Perugia, alla mia destra Assisi, poi Spello e Colli Martani, un territorio dell'Umbria particolarmente conosciuto ed apprezzato per la produzione di vino ed olio di alta qualità. È in questo splendido contesto che si trova Casa Rocco, una piccola ed esclusiva azienda agricola dalle interessanti potenzialità. Presto incontreremo il proprietario di Casa Rocco, il signor Paolo Angelini, e lo intervisteremo. Quindi ci vediamo tra poco a Casa Rocco. Siamo in compagnia del signor Paolo Angelini, proprietario di Casa Rocco. Paolo, vuoi raccontarci qualcosa di te? Con piacere, io mi chiamo Paolo Angelini, sono originario di Cannara e come lavoro per molti anni ho svolto attività di consulenza manageriale per le aziende. Circa 20 anni fa, un po' più di 20 anni fa, ho deciso di comprare questo casale perché avevo voglia di rilassarmi dopo molto lavoro stressante. Questo è un casale che conoscevo perché era di proprietà del nonno di un mio carissimo amico e quando loro hanno deciso di venderlo ho preso l'occasione al volo. Il casale è posto all'interno di un'area naturalisticamente protetta dei Colli Martani, quindi è posto su una collina che entra all'interno della valle del Topino alle nostre spalle e quindi abbiamo una vista a circa 270 gradi, inquadriamo da Perugia fino a Montefalco e proprio di fronte a noi vi sono le città medievali di Assisi e Spello. È inserito all'interno di una proprietà di oltre 4 ettari, 4 ettari e 2 per l'esattezza, i quali sono coltivati per circa 3 ettari ad olivi. Abbiamo oltre 600 olivi, la maggior parte dei quali ultrasecolari, e un altro ettaro è coltivato a vigna e oltre a questo abbiamo circa 150 piante da frutto, molte delle quali molto antiche e rare, tant'è che la stessa facoltà di agraria di Perugia spesso viene a prendere le marze per fare le riproduzioni perché si tratta di cloni unici che risalgono ai secoli passati con delle varietà molto antiche. Qual è la storia di Casa Rocco? Nel senso, quando tu l'hai acquistata, quando hai acquistato la proprietà, era già ristrutturata oppure andava ristrutturata? La casa è un casale, specialmente la parte più bassa, che risale attorno al XIV-XV secolo. Poi ci sono state ovviamente fatte aggiunte nei secoli successivi. L'ultima ristrutturazione precedente al mio acquisto risaliva alla fine dell'Ottocento, tant'è che all'interno abbiamo anche delle volticine che vengono chiamate stile Liberty con i travetti fatti in ferro e poi le pianelle ad arco, in particolare sulla casa padronale, diciamo, dato che sono due case attaccate messe ad L. E era stata ristrutturata dai vecchi proprietari a metà degli anni 60, ma solo la parte esterna. E in realtà noi abbiamo fatto una ristrutturazione molto particolare perché quello per noi è stato un po' un piacere, a me e la mia compagna, ristrutturare questa casa, tant'è che abbiamo fatto una ristrutturazione molto accurata, direi quasi senza badare a spese da questo punto di vista. Abbiamo sofferto anche diversi tecnici che erano preparati in particolare per il recupero dei vecchi casali. La casa ovviamente era in piedi, ma noi abbiamo ovviamente messo a norma, quindi ristrutturando e mettendo in evidenza questi aspetti. La casa è molto grande perché è circa 600 metri quadrati, tant'è che noi abbiamo deciso di condividere questo spazio, un po' questo paradiso, e ristrutturandolo in una parte e mettendola a disposizione di altre persone, costituendo un agriturismo. Okay. Annessa all'agriturismo, tra l'altro, abbiamo trovato anche una vecchia vigna su Piede Franco che risaliva all'inizio del 1900, per cui ci siamo divertiti anche a fare dei vini pre-fillossera in un certo senso. Abbiamo integrato anche con colture, con piantagioni successive, però facciamo dei vini, poche bottiglie più per divertimento, circa 4-5 mila bottiglie l'anno. Facciamo dei vini che spesso sono unici o siamo in due a farli perché abbiamo rivalutato vecchie varietà viticole risalenti ai secoli passati, facendo dei vini molto particolari. E infatti noi organizziamo anche delle degustazioni per chi vuole assaggiare questi vini, a prescindere, diciamo, dalla permanenza all'interno dell'agriturismo. Perfetto, quindi come ci hai raccontato siamo qui circondati da un contesto naturalistico che è molto rigoglioso e soprattutto autentico. Vediamo insomma un bel oliveto, dei vigneti molto curati, è tutta opera tua. Sì, di fatto sì, io ho recuperato gran parte delle piante che erano qua, che erano parte, diciamo, condotte con tecniche
piuttosto obsolete sono stati recuperati e abbiamo fatto anche un lavoro insieme con la facoltà di agraria di Perugia di censimento delle varietà sul posto e poi valorizzazione anche sia degli oli che dei vini fatti. Quindi siamo molto ben collegati ma allo stesso tempo isolati all'interno di un contesto naturalistico molto, molto particolare, che dona parecchia serenità e che è bellissimo assaporare durante qualsiasi contaminato stagione. poi comunque. Assolutamente, anche perché intorno a noi spesso le colture sono quasi tutte votate al regime biologico. Noi anche non abbiamo pensato, poi diciamo, avendo volontà di vendere, non lo abbiamo più attuato, ma il prossimo progetto sarà quello proprio di passare al regime biologico. Giustamente avendo volontà di vendere, posso chiederti perché avete deciso, insomma, hai deciso di vendere Casa Rocco e perché hai scelto Great Estate? Allora, abbiamo deciso di vendere Casa Rocco per il semplice fatto che avendo altre 3 attività diciamo, non riuscivamo a sfruttare pienamente questo posto come in realtà merita. Ci sono moltissime potenzialità sia da un punto di vista economico ma anche di tempo, diciamo, che potremo dedicarsi per assaporarlo, per goderselo. E poi non avendo eredi, sia l'agriturismo che la cantina che la produzione di olio, non vorrei che terminasse, diciamo, e che quindi tutto il lavoro fatto nei passati 20 anni andasse perduto. La mia idea è sperare che possa arrivare qualcuno che sappia apprezzare queste cose e che quindi abbia voglia di continuare magari il progetto o innestare su questo progetto sviluppi anche successivi. La ragione per cui è stata scelta la Great Estate è per il fatto che in primo luogo mi era stata consigliata da amici che già avevano usufruito dei loro servizi e me ne avevano parlato molto bene. In secondo luogo la professionalità di questa agenzia è famosa perlomeno qua in Umbria, tant'è che loro hanno sia un mercato nazionale che anche un mercato estero, per cui a noi interessava anche rivolgersi a una clientela potenzialmente estera. E in secondo luogo hanno anche una strumentazione, una capacità di gestione della vendita molto migliore rispetto a perlomeno quello che è stata la mia esperienza rispetto ad altre agenzie. Siamo arrivati praticamente alla conclusione della nostra intervista e vorrei rivolgerti un'ultima domanda. Quali sono i vantaggi, le opportunità di cui potrà godere chi deciderà di investire nell'acquisto di Casa Rocco? Allora, innanzitutto godersi un panorama e un contesto naturalistico straordinario, unico. Tra l'altro questa è anche una posizione unica qui nell'ambito dei Colli Martani, perlomeno in questa zona, anche perché è un panorama notevole e bellissimo che si affaccia, come infatti dicevo anche prima, sulle città di Assisi e Spello, che di notte tra l'altro sono tutte illuminate, quindi rappresentano quasi un quadro naturale. E poi ovviamente la possibilità di vivere all'interno di un parco, un oliveto secolare, la possibilità di godersi un ambiente incontaminato e allo stesso tempo, nonostante la privacy, anche la vicinanza con tutti i servizi di cui una persona può godere, può necessitare. Oltre a questo vi è anche un vantaggio collaterale che è quello di poter sviluppare ulteriormente un'attività che potrebbe tranquillamente essere costituire un lavoro e essere sufficientemente redditizio per una famiglia di 4 o 5 persone, tra l'altro anche con molta tranquillità, senza dover fare troppe attività né stancarsi eccessivamente. Quindi la casa effettivamente è posta in un luogo molto vicino a tutte le principali attrazioni turistiche della regione, tant'è che siamo all'interno della Valle del Topino con Assisi, Spello, Bevagna, Montefalco, Bettona che si trovano intorno a noi in un raggio di 6-8 km, quindi molto vicini anche alla città che rappresenta un'attrazione turistica importante, quindi poter sfruttare ovviamente anche questo canale per poter far rendere economicamente la proprietà stessa. Benissimo, allora siamo arrivati alla conclusione della nostra intervista. A nome mio di Great Estate vorrei ringraziarti sia per averci accolto in questo bellissimo luogo che per averci rilasciato questa piacevolissima intervista, per cui ti ringrazio molto. Grazie, buon lavoro. Io do l'appuntamento alla prossima intervista di Great Estate. A presto!